The verdict is in. After 14 hours of deliberation, a jury of 8 men and 4 women who spent nearly 7 weeks listening to over 30 witnesses decided the fate of Sean Diddy Combs. Diddy, Puff Daddy, love everything, baby. The MTV Global Icon. BET Lifetime Achievement Award. Give it up for Puff Daddy. Sean Puffy Combs. The people chose it, baby. If that video of Cassie being beat down by Diddy had not become public, had not been on airwaves across America, I don't think we'd be here. Lately I've been slipping away from you. Can you tell me was it hurt today? Yeah, there's no way, yeah. Divine, there's no flames, yeah. Oggi per affrontare questo caso mediatico enorme e inquietante non sono solo, ma con me c'è anche una voce che conoscete già, autrice, content creator e spirito critico affilato come pochi. Benvenuta Flavia. Grazie mille, piacere di essere qui. Un piacere nostro. Grazie ancora. Onorata. Allora, hai voglia di raccontarci un po' prima di te, prima di andare a infilarci in questa cosa con P. Diddy? Ti ringrazio. Io appunto, come hai detto tu, sono una content creator, in generale un'autrice, e da che ho memoria ho sempre un po' pasticciato sui social media, nel senso che ricordo di aver iniziato con Twitter nel 2009, per darvi un po' un'idea di quanto sono anziana uno e di quanto sono curiosa forse due, nel senso che appena usciva un social network diverso, nuovo, io mi sono lanciata appunto nel testarlo, nel conoscerlo, in particolar modo con i video, quindi poi con l'inizio delle stories, Snapchat, eccetera, eccetera, e TikTok ultimamente sicuramente il mio profilo è esploso, quindi mi ritengo una persona abbastanza creativa, ho sempre un po' lavorato nel mondo della comunicazione e il gossip, in generale il costume, fa parte di me da sempre, nel senso che in famiglia io ho proprio ricordi di mia nonna che guardava le trasmissioni televisive, lei poi tra l'altro era spagnola perché ho parte della famiglia in Spagna, quindi ricordo proprio chiaramente di sedermi accanto a lei e guardare quelle rubriche pop di costume, di cronaca, a volte rosa, a volte nera, relative appunto al mondo dei famosi in generale, quindi ho masticato questo mondo sin da sempre. Poi nel corso del tempo, in vari modi, mi sono appassionata e ho creato appunto rubriche, ho fatto qualche documentario, in generale tema musicale, tema di cultura pop, appunto come dicevo, quindi questa sono un po' io, ecco. Ok, è da molto che hai avuto il boom o è recente ancora come Guarda, su TikTok nello specifico da quasi un anno. Io in realtà su TikTok ero presente sin da prima e ebbi una crescita piuttosto importante sin da subito, poi mi buttarono giù il profilo, non ho capito per quale motivo, tipo nel 2021. Lo fanno. Sì, non ho mai capito perché, scrissi mail, compilai form, reclami, qualunque cosa, nessuno mi diede udienza in questo senso, quindi dopo un anno di pausa in cui io gli dissi proprio, dico vabbè, non mi ci rimetto, mi sono fatta forza e da lì ho iniziato a inventarmi poi nuove cose, a pubblicare quello che un po' mi veniva, sempre ispirato, come dicevo, alla cultura pop e alla musica, e da lì, soprattutto nell'ultimo anno, ho avuto una grandissima crescita con questo format che è appunto Pop al Dente, che mi ha portato un po' a essere più conosciuta o comunque ad avere delle views piuttosto importanti, ecco. Quindi episodio di Pop al Dente, storie pop per gente pop. Cosa è successo questa settimana nel mondo del pop? Te lo racconto io, ma occhio, che scotta. Io, se posso dire, sono una grande fan di Pop al Dente. Tutte le volte che mi capita comunque della dashboard di TikTok guardo sempre tutti i video, è veramente bello. Ti seguo anche già da un bel po', quindi è molto interessante anche come punto di vista, secondo me, quello di appunto approfondire quella che è la cultura pop che interessa un po' a tutti quanti, ma non c'è mai nessuno che ne parli veramente in maniera approfondita. Cioè si fa gossip sì, però come una chiacchiera di passaggio, così invece è come entrare in qualche modo in queste vite che sono un po' proibite, no? Che nessuno conosce effettivamente per come sono. È vero. E quindi è molto interessante, secondo me,
come Sì, cosa e esatto. come punto di vista. Anche forse il fatto che riesci, io ho guardato un po' come il tuo modus operandi, però hai una capacità di riassumere delle cose che a tratti potrebbero anche sembrare noiose, ok? O comunque molto, magari ci sono i dettagli, ci sono le cose, Sì. però riesci a riassumerle in piccole dosi e secondo me questo è il tuo punto di forza, le rendi interessanti, capito? Perché alla fine parliamo cioè è come se qualcuno si mettesse a raccontare i miei drammi nella vita, capito? Certo. Però i miei non risulterebbero per niente così Parlaci, se interessanti. vuoi, dai, raccontaci. Di un'altra sede. Un'altra sede, esatto. No, grazie. Detto questo, oggi siamo qua per parlare di quello che sta succedendo con P. Diddy in America, che insomma il colosso della musica americana, e insomma chi davvero Uno dei personaggi più famosi, secondo me. e anche inquietanti, secondo me, cioè alla fine c'ha un aspetto che di per sé è inquietante. Già puzzava. sì. Tu che ne pensi in primis? Cioè, che idee ti sei fatta in generale? È che è una persona terribile, è una persona sgradevole ed è un po' una delle punte dell'iceberg di un sistema hollywoodiano, musicale, statunitense molto complesso, perché al di là delle brutalità di cui lui è evidentemente protagonista, tutta la casta che c'è dietro, tutto il non detto, le protezioni, le persone famose che erano con lui ad eventi, a feste, che lo conoscevano, eccetera, che sono silenti, eccetera. Tutta questa omertà è inquietante tanto quanto appunto i fatti di cui lui appunto si è macchiato. Il video diciamo di violenza contro la sua compagna dell'epoca è sicuramente drammatico, ce l'ho vivo. L'ho sempre visto appunto come una persona molto potente, il classico boss, ecco, anche nel modo di porsi, nel modo di vestirsi, nell'accompagnarsi da queste grandi celebrities, mi viene Jennifer Lopez, di cui tra l'altro ho anche parlato. Cosa c'entrano Google Immagini, una sparatoria, 100 colombe bianche e una canzone rubata? Facile, P. Diddy e Jennifer Lopez, che in passato hanno avuto una storia che ti racconto in questo nuovo avvincente capitolo di Pop al Dente, storie pop per gente pop. Quindi questa coppia, no? Non mi ha mai trasmesso, come dire, una grande empatia, proprio ha sempre rappresentato, poi scavando anche nel suo passato, ha avuto anche delle pagine oscure prima che diventasse quello che poi è diventato, perché prima era un PR lui, e negli anni 90, se non vado errata, organizzando un evento sportivo in uno stadio, praticamente fece sicuramente dei feriti, se non addirittura delle persone che morirono perché lui sovraccaricò la struttura. Quindi fece una sorta di overbooking, fece esplodere praticamente la capienza, non venne rispettata, e quindi lui finì praticamente sulla cronaca anche per questo, prima ancora che di diventare il magnate che poi è diventato. Quindi molto controverso e una persona orrenda, direi così in breve. Guarda, prima di poi andare a vedere un po' come è esploso il caso mediatico, io sono interessato a capire, secondo te, perché poi comunque lui è un po' l'Epstein della musica, oppure, aspetta, un altro esempio più, com'è che si chiamava il tipo di Hollywood, ok? Quello che Weinstein. ha molestato tutte. Harvey Weinstein. È la stessa cosa, ma con la musica, ok? Com'è possibile che per anni comunque lui, cioè, sono tanti anni che lui faceva queste cose qua, tanti anni, cioè c'è stato un momento nei social che ogni giorno sembrava uscisse un nome nuovo e tutti i nomi noti, capito? Quindi secondo te, cioè, quale ruolo hanno avuto tipo le celebrità che gli sono state vicine, tipo Kanye e quant'altro, no? Sì, è figlio di quello che dicevo prima, è figlio di questo sistema marcio, e le persone che hai nominato prima sono anch'esse figlie di sistemi dove c'è il potere, dove ci sono tanti soldi, specie in un paese come gli Stati Uniti, dove si tende a celebrare chi parte dal basso, dove tutto è mega esplosivo in tutti i sensi. Personaggi di questo tipo che arrivano in alto, che hanno così tanto potere, è inevitabile che poi ci siano delle mele marce, proprio perché secondo me è un tema proprio strutturale, ecco. Quindi il ruolo delle celebrities, appunto, anche loro fanno parte di una macchina dell'omertà vergognosa. Ora scagli la prima pietra, no? Chi appunto non è coinvolto, anche in Italia, intendo, nel senso che appunto quando ci sono figure così di potere, lo si può vedere anche nella politica,
si crea poi una struttura dietro di personaggi che comunque tendono a proteggere, tendono a non dire. Proprio Sì, guarda Berlusconi. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Sì, esatto, quindi diciamo che è come dire, è un sistema strutturale che congenito forse, che fa parte dell'essere umano, quando iniziano ad esserci dei fattori esplosivi tipo grande potere, grande disponibilità, grande visibilità. Ecco che il rischio di esaltare questi figli, queste mele marce, è enorme, e quindi Sì. è incredibile ed è orrendo appunto tutto il sistema che c'è sotto, quello che dicevo prima, la grande omertà dei tanti personaggi che non hanno fiatato. Vedi Sì, una oppure lo Lopez, hanno sostenuto o lo addirittura. hanno sostenuto, Lo hanno ecco. anche sostenuto. E la Esatto. cosa ancora più pazzesca, secondo me, io ho seguito molto attraverso i video di Rotten Mango, quindi cioè i video di Stephanie So, ho seguito anche tutto il processo, no? E la cosa che lei raccontava è che appunto c'erano anche civili, persone come potremmo essere noi, che sono intervenute durante il processo per dire: no, Diddy, tu non devi lasciarti abbattere perché loro vogliono distruggerti soltanto perché sei giovane, nero e famoso, altrimenti non avrebbero motivazioni contro di te per effettivamente buttarti giù. Quindi c'è anche un po' di cecità da parte delle persone che effettivamente sono così tanto sue fan da portare a alimentare ancora di più questa macchina dell'omertà di cui stavi parlando, perché alla fine se noi siamo i primi a crederci, diciamo che diamo questo è anche un po' il molto riflesso, mi verrebbe da dire il riflesso di una società che Esatto. è tutta così, cioè gli Stati Uniti sono tutti così, Esatto. quindi sì. Sì, sì. E invece adesso vorrei andare a vedere un po', secondo me, anche per spiegare meglio per chi magari non conosce la situazione nel complesso, l'esplosione, no, del caso, quindi con il punto di partenza che è stata la causa di Cassie nel novembre del 2023, e poi ci sono tutte le denunce a catena e quant'altro, no? Sì, la sua denuncia, la sua richiesta di risarcimento civile, è appunto dove lei venne fuori per la prima volta parlando di questi abusi e di questa condizione di schiavitù durata un decennio, perché lei era giovanissima quando lo conobbe, lei sognava una carriera e quindi ovviamente è stata un po' adescata, un po' ci credeva. Io credo che comunque in qualche modo lei sia stata legata o comunque abbia provato dei sentimenti per lui, sperando appunto di posizionarla, no, nel grande star system, cosa che poi non è successa. Anch'io ho seguito dei video e qualcuno che lavorava con entrambi aveva raccontato appunto che delle canzoni prodotte insieme Diddy fece uscire circa il 10%, quindi comunque la teneva sotto scacco, le dava sì quella visibilità, il denaro e il jet privato, ma comunque non stava contribuendo realmente al suo sogno, no, di artista. Quindi lei fa questa denuncia, il giorno dopo praticamente arriva lui e la manda a tacere, quindi lei annulla in qualche modo questa sua denuncia perché le dà dei soldi. Quindi diciamo che il caso finisce lì, si tampona lì. Dopodiché però c'è una reazione a catena, quindi altre persone iniziano ad affacciarsi, iniziano a denunciare, e a un certo punto si riapre un po' questo caso, anche perché inizia a circolare questo video che in realtà era stato anche lì fatto sparire, perché lui era a conoscenza di questi filmati, pagò la persona che era lì nell'hotel, no? Parli del video dove la picchia? Esatto. Sì, magari lo mettiamo qua. Esatto, quindi lei denuncia, poi fa un accordo con lui dove appunto riceve del denaro, ma comunque qualcosa si sblocca, arrivano altre denunce, compare questo video, al che le autorità devono riprendere il caso a quel punto penalmente. Quindi nonostante lei avesse preso del denaro, è tornata, perché io poi mi sono chiesta: ma come, lei è stata messa a tacere, com'è che adesso parla e sta dicendo tutto? Perché sono due piani diversi, cioè il piano civile e il piano penale. Quindi lei è stata chiamata a testimoniare e non poteva rifiutarsi, quindi eccola qui che, se vuoi, doppiamente vincente in qualche modo, nel senso che adesso ha
o come dire, Ha sicuramente potuto ripetersi. sì, esatto, adesso si diventa una situazione finanziaria migliore, ha passato l'inferno sicuramente, speriamo che il suo contributo aiuti a mettere un punto importante in questa storia drammatica, ecco. Sebbene le speranze, visto un po' gli ultimi sviluppi, non è che sono... Anche perché, vabbè, è sempre per tornare a Epstein, cioè, anche lì è un buco nero, è un buco nero di merda, cioè, mi verrebbe da dire proprio. Cioè, adesso è uscita la roba nuova di Trump, cioè è tutto marcio quel paese, è incredibile. Non che noi siamo messi meglio, però cioè, lì è veramente No, sfiorano dei abbiamo livelli. anche noi i nostri piccoli drammi. Sì, ma non, No, secondo no, me no, non siamo a questi assolutamente livelli no, ancora. però abbiamo anche noi i nostri piccoli Sì, drammi. credo sia un paese di grandi contrasti, nel bene o nel male è tutto molto mastodontico Esatto. e quindi il marcio è 5 volte più grande del Sì. nostro, Esatto, forse, no? esatto. Almeno da quello che percepiamo da qui. Così Sì, come la assolutamente. grandezza, no? Le grandi aziende, i grandi sogni, le grandi imprese magari sono così, Sì, sì, centralizzate, ecco. assolutamente. Non esisterebbe il sogno americano, no? Se Esatto. non fosse così. Quindi Che poi tra le accuse più gravi ricordiamo che c'è sia il traffico, gli abusi sessuali, le droghe, violenze fisiche e poi cos'era? Induzione alla prostituzione. induzione alla Cioè, capito? prostituzione. Quindi cose proprio leggere, no? Tra le varie. Sì. E per la maggior parte di queste è stato scagionato. Sì, E solo questa è sul la paio, cosa credo che solo sul traffico è stato confermato, anche impugnato. se la sentenza dovrebbe arrivare a ottobre. Sì, è stato un Ora- processo velocissimo in realtà, è durato meno di 2 mesi ed è stato pazzesco, è stato veramente carico di un sacco di testimoni importanti, nomi come Kid Cudi, comunque personaggi, cioè anche di notevole rilievo proprio all'interno dello stesso sistema di cui fa parte lui, no? Però in un certo senso è stato anche un po' la dimostrazione del fatto che quando si hanno queste dimostrazioni, cioè queste persone che effettivamente vengono allo scoperto, un po' si mette in moto tutto quanto, no? Cioè anche in tempi brevi. Ed è abbastanza assurdo perché fino a quel momento non c'è stato assolutamente nulla, da quel momento in poi è successo tutto nell'arco di 2 mesi alla fine. I 2 mesi del processo più un paio di mesi prima, facciamo 4 totali, ed è stato un'enorme catena e cascata di cose, tutte quante assieme. Io quello non l'ho visto, metto le mani avanti. L'unico processo che ho seguito come se fosse il nuovo episodio di Beautiful Italia è stato Amber Heard e Johnny Depp. Quello è stato secondo me... Lì c'erano però le telecamere, invece in questo caso sono state vietate. No, Quindi esatto. non esistono le telecamere. Sì, sì, ci sono soltanto le testimonianze, le Sì. vignette che vengono fatte, ma non esistono telecamere, sono state vietate. Si Che vede anche lì è troppi nomi un'altra cosa. importanti. Esatto. Un'altra cosa che molto probabilmente dipende da quello, perché alla fine gira che ti rigira, cioè si va sempre a sbattere lì, no? Soprattutto in un paese dove spettacolarizzano qualsiasi cosa. Quindi Assolutamente. Ok, ora mi piacerebbe parlare anche di come poi la sua immagine sia crollata nell'effettivo, no? Perché prima c'è stata tutta questa rete tra silenzi, come abbiamo detto, tra collaborazioni, cose che ha fatto per mantenere la propria immagine, però poi dopo, chiaramente, come è successo con Chiara Ferragni, ad esempio, succede un dramma e i brand si allontanano, si discostano, le collaborazioni saltano e in generale comunque l'opinione pubblica, almeno in America, si è spaccata. Insomma, come abbiamo detto prima, c'era la metà che era estremamente propositiva a questo essere e invece l'altra metà che era, cioè, sai come gli americani... Essere giovane, nero e famoso. Giovane, nero e famoso, ricordiamolo perché... Bisogna sottolinearlo. Però ecco, questa secondo me è una domanda interessante. Perché Hollywood e in generale tutta l'industria musicale sono rimaste completamente in silenzio? Per interesse, perché non gli conviene. È meglio tacere, meglio magari appunto tranquillizzare le acque, a meno che non è il giudice a chiamarti, la Beyoncé di turno non è, come dire, è più saggio non sporcarsi, chiaramente. Talmente tanto è grave la situazione, talmente sono tanti gli interessi. Anche poi su Beyoncé e Jay-Z
si potrebbe aprire una grande parentesi, Figurati. perché Anche anche lì. molto controverso, la loro relazione è stata controversa, si dice che lei comunque venne in qualche modo avvicinata, che era ancora minorenne, lei che comunque all'inizio della sua carriera si dipingeva quasi come una celebrity o comunque una pop star quasi tendente al bianco, non so come dire, mentre negli ultimi tempi, visto il Black Lives Matter e quant'altro, lei Sì. si è un po' riposizionata molto più verso la sua cultura afroamericana, no? Da cui Mhm. ovviamente proviene. Quindi anche loro sono personaggi controversi. È convenienza, conviene rimanere in silenzio, quantomeno finché le indagini sono in corso. Troppo rischioso esporsi. Però non si sono nemmeno distaccati, capito? Cioè, questa è la cosa. Così, Indifferenza. non mostrare, non dire, un po' alla regina Elisabetta, no? Che, nel Sì. senso che piuttosto non si dice nulla, non si conferma, non si nega e si sta là. Ecco, quindi penso sia lo scenario più saggio da una parte, meno coraggioso sicuramente, ma più saggio. Più va in alto, più ecco, gli interessi Sì. sono maggiori, più è delicata la questione, quindi io immagino sia per quello, ecco. Mi auguro un domani che vengano fuori testimonianze o che qualcuno rilasci dichiarazioni, però la J-Lo di turno, vedevo proprio un filmato tempo fa, firmando autografi, appena c'è un qualcuno che prova a menzionare o a dire la parola Puff Daddy, P. Diddy, lei va via. Quindi proprio non vuole minimamente avere neanche fisicamente un coinvolgimento quando si menziona. Quando si parla, sì. Però poi ci sono quelle che sono voci, tipo i sex party, I freak offs. capito? E quelle sono, cioè, sì, non sono confermate, però voglio dire, cioè, quando ce n'è una, due, tre, quattro, cioè, c'è Justin Bieber che è uscito fuori come se fosse Martoriato. stato, cioè, a me viene da dire povero Justin. Chris Gordon made awkward comments at the Brit Awards 2011 about how delicious 16-year-old Bieber smelled. Jenny McCarthy, who was old enough to be his mother, harassed the teenager at the AMAs in 2012. Katy Perry groped the boy at the Capitol Summertime Ball, while Ellen showed his nudes full screen in 2015. No wonder Justin hesitated to talk about Diddy for years. Hollywood treated him like an object. Esattamente, perché nella sua vita, cioè, le ha subite tutte. Sì, credo che lui organizzasse, e questo era cosa nota perché credo che esistano anche foto, i white party, Sì. lui faceva queste feste tutti vestiti di bianco che poi appunto si tramutavano al calar della notte in altro, quindi si sapeva che lui era festaiolo e che organizzava questi eventi a cui partecipava Leonardo DiCaprio, appunto Beyoncé e quant'altro, e poi però c'era dell'altro, quindi c'erano delle deviazioni di altra forma. Beh, ad esempio, io avevo visto un video di Kanye West, che anche questo se lo trovo lo metto a video, dove si vede proprio che c'è la figlia più grande di Kanye, però all'epoca era, dove c'è North, che però all'epoca era piccolina, ed erano questo evento dove c'era anche Puff Daddy e si vede lui che si avvicina per prenderla in braccio, arriva Kanye che gli dice no dai vieni a parlare con me, capito? Cioè per allontanarlo, come se, cioè, quindi lo sai. Se volesse proteggerla. Sì, anche su Bieber, Sapeva. cui esploso da giovanissimo, sia stato sotto la sua ala protettiva e che quindi sia stato coinvolto in queste feste anche in giovane età, questo si dice. Sì. Beh, era uscita, però questa non vorrei dire una cavolata, la roba di quel giocatore di basket, non mi ricordo, LeBron James, che era uscito, mi pare, un vocale liccato dove si sentiva un rapporto sessuale tra lui e Puff Daddy. Ah, questo Ed era una roba... Take it. Take it. Okay. Do not fucking run. Do you understand me? Yes, Daddy. Take No, ma è terribile. Anche qualcosa su TikTok, però non sapevo se fosse effettivamente vero o meno. Quindi... Io ho guardato nei subreddit e dicono che è ufficiale come roba, quindi, ed è assurdo perché davvero, se poi lo trovo te lo giro perché fa quasi schifo come si sente, cioè non te lo immagineresti mai, capito? Ok. No, sul basket so che lei, appunto, Cassie Ventura, ebbe una relazione, un flirt con Michael Jordan. Quindi lui andò su tutte le furie perché credo che fosse il truccatore o il parrucchiere di lei a introdurle appunto Michael Jordan, a far sì che si scambiassero questi numeri, quindi non so, per allontanarla, forse per liberarla, non lo sappiamo, e lui quando lo aprì andò su tutte le furie.
È un po' come l'altra cosa con Will Smith, ad esempio. Proprio le prime notizie che erano uscite c'era Will Smith che in realtà era gay e che aveva molto spesso avuto dei rapporti con Daddy, quindi Sì. è assurdo come non si salva nessuno in questa cosa, come con Epstein proprio, uguale. Qui a Roma, diciamo, il più pulito c'ha la rogna, quindi Direi che si dica rogna in americano, però ecco. Non ho idea, nemmeno io. Sì, però allora, anche lì bisogna sempre scindere un po', no? Quello che è effettivamente reale da quello che magari viene creato anche dalle persone successivamente, no? Perché nel momento in cui qualcuno punta il dito si è anche molto più... cioè propensi. Molto più propensi proprio a creare ancora qualcosa per renderlo ancora più in cattiva luce, no? Quella è la natura umana, secondo me, ma siamo tutti fatti così, cioè almeno non tutti, sì. Cioè qua non mi arrogo il diritto di dire che siamo tutti uguali, però ecco... Poi Diddy, vogliamo dirlo, se lo merita anche un po', sì. Quindi ci sta. Ecco, non volevo dire che siamo tutti come Diddy, volevo dire piuttosto che siamo tutti, nel senso, un po' portati al... non voglio essere io a scagliare la prima pietra, però poi una volta che sta franando io tiro anche un sasso, capito? Cioè, infatti, ad esempio, anche i ruoli dei suoi ex collaboratori, secondo me è interessante da vedere, soprattutto per tutte le dietro le quinte, quindi comunque come secondo me è riuscito anche bene o male a destreggiarsi, a riuscire a rimanere pulito, tra virgolette, per tanti anni, no? Come Brandon Paul, che ha testimoniato un sacco durante il processo, tra l'altro. E anche lì sono cose veramente pesanti, tipo che l'hanno additato di essere il galoppino della droga, si può dire? Sì, si può dire tutto. Droga di Diddy, perché appunto è stato arrestato con della cocaina, questo Brandon Paul, che era uno dei suoi collaboratori più stretti. Quindi anche lì, secondo me, c'è molto di non detto, ci sono tante cose che rimangono nell'ombra. Anche l'assistente credo che è stata anche violenta, se non sbaglio, e credo che sia stata proprio portata appunto a testimoniare. Quindi anche appunto maltrattamenti anche all'interno del suo stesso team. Tra l'altro una delle cose più grevi che io ho letto, che a un certo punto coinvolgono anche la madre, ma secondo me lì stiamo esagerando, è che lui chiedeva alla sua fidanzata durante questi incontri del terzo tipo di indossare uno smalto bianco, proprio per mostrare il contrasto, no? delle persone nere e questo colore bianco. E a un certo punto ho visto dei video dove si vede la mamma di Diddy con queste unghie bianche e quindi c'è chi è arrivato a dire che addirittura lei guardasse, fosse coinvolta, capito? Quindi lì forse è proprio cercare... insomma il marcio è alimentare adesso che una non possa mettersi lo smalto bianco perché è nera. Sono le teorie della cospirazione, infatti ti dico, mi sembra, oddio, vorrei non crederci, ecco, però c'è chi è andato a pescare le immagini di questa donna e di questi smalti bianchi. Vabbè, c'è da dire che un'altra capacità degli Stati Uniti come paese è il perdersi completamente in teorie del complotto, teorie di qua, teorie di là. Pensa anche solo appunto tu che magari tratti anche ogni tanto spesso il crime, cioè dietro il crime c'è di tutto in America, ma di tutto, cioè ne possono parlare in 1000 modi e comunque troveranno sempre cose nuove da dire dopo magari anche 50 anni, capito? Sì. Ma infatti sicuramente continueremo a parlare di questa cosa di Diddy, secondo me, per almeno un altro anno. Sono abbastanza convinta che usciranno fuori altre cose e saranno tutte di questo calibro qua, secondo me. Sì, c'è chi, leggevo, c'è chi arriva appunto a vederlo legato al caso di Britney Spears, della serie in cui era diciamo, le faceva consumare delle sostanze, che quindi fosse stato in qualche modo coinvolto, complice della conservatorship di cui lei poi è stata, diciamo, a cui è stata sottoposta purtroppo. C'è chi è arrivato a fare dei collegamenti con Britney Murphy, l'attrice che si diceva che era morta di polmonite perché la sua ex compagna, la madre di alcuni dei figli di P. Diddy, è morta di polmonite. Si dice che comunque lei sembrava che stesse scrivendo delle memorie
sembrava che stesse scrivendo qualcosa anche sulla la sua relazione, e quindi in qualche modo c'è il suo zampino perché l'ha fatta sparire. Insomma, a un certo punto a Hollywood ci sono state le morti sospette di questa polmonite fantomatica, e c'è appunto chi è arrivato a fare dei link, dei collegamenti sempre attorno alla sua figura, ecco. Che tutto può essere, perché davvero È tutto plausibile per il momento. il problema è quello. Come dicono gli americani, allegedly, quindi cioè, fino a prova contraria potrebbe essere come potrebbe non essere. Vedremo. Non lo so, a te c'è qualcosa che proprio ti ha colpito tanto tra la valanga di robe che... Sì, questo passaggio appunto sulle unghie, io poi sono molto come dire, sensibile ai dettagli, infatti anche nelle mie storie io tendo a includere dettagli perché secondo me ho una memoria fotografica e mi aiutano proprio a inquadrare, no? E secondo me anche a raccontare efficacemente una storia. Quindi il dettaglio delle unghie o il fatto che quando Cassie Ventura parlava c'erano alcuni figli di Diddy o addirittura credo le figlie, non so se anche figli di lei stessa sono dovuti uscire, immaginando proprio la drammaticità. Lei ha parlato di appunto purtroppo malattie venere, dettagli scabrosi eccetera, quindi immaginare questa scena di queste persone a minorenni che si devono allontanare mi ha colpito proprio per la durezza dei dettagli, degli aneddoti, ecco. Quindi questo in particolare mi è rimasto un po' impresso. E secondo te, se dovessi fare una previsione di come si svilupperà adesso la situazione? Secondo me prenderà una pena che andrà entro i 10 anni, che poi sconterà, perché poi, non lo so, è un buon comportamento in carcere, quant'altro, secondo me arriva a 4-5 anni, non di più. Secondo me lo salvano. Già appunto gli hanno tolto, non gli hanno dato la colpa, no? Nella totalità, quindi ha preso soltanto un paio di capi d'accusa, diciamo. Secondo me siamo su quella falsariga, quindi si pensava a 20 anni come pena massima, se non vado errata, siamo sotto la metà senza ombra di dubbio. Secondo me non andrà purtroppo come E non credi che, ad esempio, considerando anche tutte le considerazioni sulla pedofilia che sono state fatte su di lui, in carcere potrebbe avere dei problemi, ecco. Poi chiaramente dipende anche dove viene mandato, se insomma, però sai. Sì, non so bene come funzioni il carcere negli Stati Uniti, non so dove verrà mandato, però è una figura ancora potente, capito? Anche all'interno del carcere, io non so se qualcuno si azzarderà mai eventualmente ad avvicinarlo, a fargli del male, questo io non so dirlo, perché è una persona molto, secondo me ha i tentacoli un po' ovunque, tutta Hollywood, no? Però è come con Epstein, quando è saltato fuori, cioè... Sì, potente, conosceva tutti, ha conosciuto chiunque, ha aiutato chiunque, cioè, eppure comunque non è che si sia troppo salvato. Quindi... L'hanno fatto, non so se si è suicidato o se non so se è chiaro come si è... Non è troppo chiaro, è una cosa un po'... Capito? Quindi magari, sai, potrebbe succedere una roba del genere, oppure anche lì, io non so se gli concederanno la cauzione, perché immagino che... Per adesso non gliel'hanno negata in tutti i casi. Esatto. Gliel'hanno negata, questo è vero. Però non so, qualcosa mi dice che non verrà condannato come sperato, non prenderà la massima pena. Secondo me in carcere non lo so, poi non lo sapremo mai, no? Certo. Però non credo che succederanno casi di cronaca nera, ecco, all'interno. Uscirà appunto, certo, con una reputazione devastata, sicuramente, però... Sicuro, quello è poco ma sicuro, a meno che non ci siano questi appunto fan suoi accaniti che vorranno comunque vederci del buono, no? In un modo o nell'altro, nonostante appunto i capi di imputazione, nonostante la pena, nonostante il carcere, secondo me ci sarà pur sempre qualcuno che vorrà vederci del bene. E questo purtroppo è una cosa bruttissima. Guarda Kanye West, cioè Kanye West è morto e resuscitato 20.000 volte. Sì, cioè, ogni settimana praticamente. L'altro giorno faceva la canzone HH, non so se hai presente. No, questa no. Quella che poi è diventata Alleluia, però prima era... insomma inneggiava al nazismo, facciamo così, ok, e adesso fai concerti cantando quella canzone lì, però la versione con Alleluia, ed è passata tipo una settimana da una all'altra, capito? Eppure c'è gente che comunque, anzi forse nel suo caso specifico, più fa così più ottiene. Sì.
Anche perché pure con lui c'era, io mi ricordo quando ero più piccolo, questa non so se poi lei era stata smentita, Sì. ma il periodo dove era stato, dove si diceva che lui aveva una relazione segreta con quello YouTube, content creator gay. Oddio, no, questa non lo so. Non la so, ma parli di cani, eh? Sì. No, questo mi sfugge. Jeffree Star. Davvero? Sì. No, non sapevo nulla. Vabbè, sono vecchi dramma questi, tipo 2019, 2018. Ok. Va bene. Tornando invece a PDD, questa era una piccola parentesi. Sì, certo. Secondo te tutto questo cosa ci dice sul mondo dello spettacolo? Che è corrotto, che vince sempre e comunque il potere, che rispetto agli anni 2000 c'è stata un'evoluzione, però la strada è ancora lunga. Quindi sicuramente se questo scandalo fosse uscito nel 2003 probabilmente ci sarebbe stato un trafiletto e nulla più. Adesso c'è molta più consapevolezza. Guardiamo Anche il forse MeToo, perché è più Guardiamo- facile parlarne, sai? È molto più facile, appunto si parla di abusi, Sì. patriarcato e quant'altro, quindi sicuramente c'è più apertura, però ci dice che appunto laddove c'è potere, laddove si è molto in alto, la corruzione è molto probabile, l'essere umano purtroppo, come dire, è ambivalente, cioè nel senso non c'è peggior animale dell'essere umano, mi viene da dire. È vero. È l'animale più controverso, quindi cosa ci dice questo? Che è un sistema ormai conclamato, per fortuna si stanno facendo passi avanti, mi auguro che non ci siano casi del genere, o se ci saranno mai, che verranno puniti, trattati e sradicati alla radice, cioè proprio qua è un tema, come dicevo all'inizio, proprio strutturale, questo Sì. mi viene da dire. Assolutamente. Anzi, grazie al cielo che c'è appunto questo minimo di sensibilizzazione sul fatto della violenza di genere e queste cose qua, e effettivamente che sono tematiche talmente tanto importanti che è assurdo che fino a questo momento nessuno abbia effettivamente reso a questa cosa l'importanza che ha, no? Cioè parlare di quello che una donna soffre, patisce in determinati casi è sacrosanto, cioè dovrebbe essere così da sempre. Delitto d'onore e queste cose qua sono delle cose che veramente vanno a distruggere la figura della donna in sé, no? E grazie a Dio c'è stata un po' questa destrutturalizzazione di quello che è effettivamente il concetto di padre padrone, e adesso, indipendentemente dall'importanza che può avere una persona, come si è visto nel caso di Diddy, ci saranno sempre le donne che verranno fuori dicendo mi è successa questa cosa. Sarà più complicato perché chiaramente non è che sto parlando di Francesco dell'appartamento di fianco, sto parlando di Puff Daddy, no? Quindi sicuramente ci sarà anche l'impedimento della fama di questa persona, però meno male che c'è questa sensibilizzazione, e meno male che ce ne si sta parlando. Ho detto giusto? Se ne sta parlando. Ecco. Però sì, e qua secondo me è perfetto, perché qua io avevo l'ultima domanda, secondo me in chiusura. Da questa situazione quindi cosa possiamo capire? Nel senso, quanto vale davvero la fama? Cioè, fin dove ti può portare la fama, capito? Fin quando ti può proteggere la fama? Perché qua, insomma... Ma quando si fa squadra, qui appunto anche dal punto di vista femminile, no? Quando ci si unisce, quando si fa squadra, quando uno è uguale a uno, che diventano 2 e diventano 10, lì a quel punto si può combattere, si può sperare di combattere il potere, si può sperare di combattere e di corrodere la fama. Qui mi viene appunto in mente, prendendo un po' il discorso che stavamo facendo adesso, il concetto della vittima, no? Il victim blame, cosiddetto. Esatto. Gli avvocati di Diddy come arma difensiva puntano un po' a scalfire la vittima, quindi la Cassie e l'altra ragazza che comunque è stata Jean, esatto,
come mai tu mandavi quei messaggini dicendo ti amo, non vedo l'ora di vederti, se qualche ora prima tu eri stata dentro una stanza e hai fatto cose aberranti? Quindi loro insistono molto su quello, e poi hanno però interpellato anche una psicologa e una psichiatra in questo tribunale, che appunto parlava di questo, no? Di cosa vuol dire essere una vittima, cioè non è che ci sono dei paletti o dei tempi entro cui vale ciò che dici, dopodiché decade, cioè la mente e il trauma ha degli effetti così impattanti che qui bisogna proteggere queste persone, cioè bisogna fare rete, bisogna fare squadra, quindi questo voglio dire, che rispetto appunto al potere ho la speranza che appunto insieme in qualche modo, supportandoci e quindi parlando di questi temi, parlandone sempre di più, aprendo le porte dei tribunali, delle case d'aiuto, non so, dei centri d'ascolto, si possa in qualche modo migliorare nel piccolo e nel caso di Diddy. Quindi appunto Ventura ha lanciato un sasso nello stagno, poi è arrivata una persona in più, è arrivata un'altra persona in più, quindi questo voglio dire che forse è l'unica arma che abbiamo nei confronti della grande fama, della grande punta di successo, ecco. La verità, no? È l'unica arma che si ha, e più verità insieme probabilmente sono l'arma più è l'unica cosa che ci rimane alla fine, no? Sì, la verità. La verità, la protezione della verità, ecco, assolutamente. questo per me è il fine ultimo forse, no? di questa esistenza, andare a sradicare o a smascherare per quanto possibile, ognuno con il proprio nel proprio orto, no? Con le proprie possibilità. Quindi l'ascolto, la protezione, il fare rete, secondo me è un messaggio che ci portiamo. Lo stesso compagno della stessa Cassie attuale, con cui, se non sbaglio, ha 3 figli, lei si è presentata tra l'altro incinta, quindi anche lì bisognava stare attenti anche a come e a cosa si chiedeva, no? Perché la situazione era molto delicata. Lui parlava e esaltava proprio questa donna per la grande forza e per essere riuscita in qualche modo comunque a fidarsi di un altro uomo, a decidere di avere una famiglia con un altro uomo, che non è da tutti, no? Obiettivamente, non so. No, dopo aver subito quello che ha subito è un atto di coraggio, sicuramente. Sicuramente. Sì. E appunto un po' enfatizzava e aveva delle parole molto buone nei confronti del coraggio di questa donna, e comunque qui ha fatto quello che ha fatto, però è qui a raccontare e quindi non va attaccata, ci mancherebbe altro, assolutamente, anzi va tutelata sicuramente. Certo. Va bene, allora, ti ringrazio, è stato secondo me comunque un punto per ragionarci su nuovamente, perché comunque secondo me è giusto anche fare informazione, no? Questa è una sorta di informazione per quanto mi riguarda. È importante parlare di queste cose, secondo me, a prescindere, cioè dare dimostrazione del fatto che sappiamo che stanno succedendo, secondo me è importante. Sì. Va fatto notare. Assolutamente. Grazie ancora, Flavia. Grazie, a presto. Grazie. A presto. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao ciao.